Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche per amore e passioni di febbraio 2025. Abbiamo la sacerdotessa, amici della Vergine. Potrebbe essere un periodo dove arrivano intuizioni, potrebbe anche essere un periodo di studi. Magari potreste rivolgervi a qualche cartomante piuttosto che a qualche lettrice o lettore di oroscopi. Insomma, la sacerdotessa è uno di quegli archetipi che dà una guida, perché lei vede oltre, lei vede al di là del giusto o sbagliato. Si dice che veda al di là del velo che ha dietro le spalle. In questo caso non c'è un velo, c'è come un trono. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e trovate anche i link ai 2 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per il mese di febbraio, ragazzi. Ok, partiamo con un fante di bastoni, un 3 di bastoni, abbiamo un fante di pentacoli, un 3 di pentacoli, cavaliere di bastoni, abbiamo la carta del giudizio, questo giudizio già mi dice che potreste non vederci chiaro, diciamo così, ed è per quello che potreste aver bisogno di una guida. Poi abbiamo nuovamente la sacerdotessa e dopodiché abbiamo la giustizia, no scusate, la forza. In questo mazzo sono ribaltate come numerologia. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere un po' qual è l'energia principale del mese e dopodiché andrò a fare i vari esempi come single, piuttosto che relazioni fresche, relazioni di vecchia data, relazioni complicate, insomma, andiamo a vedere un po' tutto. Allora, devo dire che partendo con questo fante di bastoni, adesso andiamo a vederlo, però sento come un'energia centrata su voi stessi, mi viene da dire. Qui abbiamo un 5 di pentacoli e un cavaliere di pentacoli. Credo che siate in una fase dove il tema potrebbe essere ora penso solo a me o è arrivato il momento di pensare a me. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, 8 di pentacoli, regina di bastoni e eremita. È come se qualcuno volesse focalizzarsi sul proprio avvenire. Andiamo a vedere il fante di pentacoli, cavaliere di coppe e 9 di bastoni. Vi sento proiettati sul futuro, proiettati nel futuro, ma come con un'indipendenza in più, anche se siete in coppia. È come se adesso cominciaste
ad andare avanti un pochettino per la vostra strada, mi viene da dire. Andiamo a vedere, perché sia il 3 di bastoni, dov'è che ce l'avevate? Qui avete il 3 di... Me lo sono sognato il 3 di bastoni. Avete il 3 di pentacoli. Sacerdotessa, ed è la terza volta, ragazzi, che avete la sacerdotessa. Intuizioni a go-go. Avete sacerdotessa e 4 di pentacoli. È come se ci fosse un obiettivo, un qualche tipo di progetto. Mi viene da dire che non volete lasciare andare, Può essere un progetto lavorativo, può essere anche semplicemente il ok. Ah, eccolo qua il 3 di bastoni. Mi dedico a me, voglio cambiare la mia quotidianità, voglio uscire da quel particolare momento, da quella vibrazione. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Per il cavaliere di bastoni abbiamo un re di bastoni e un 9 di coppe. Qui sento di nuovo, ragazzi, la zona di comfort che mi parla. È come rimango attaccata a un desiderio, a un sogno, a un ideale che io ho, e qui è come se avessi bisogno di uscire. La cosa interessante è che avete Fante, Cavaliere e Re di bastoni. C'è come una progressione nel proprio carattere, in quello che è la situazione, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il giudizio. Abbiamo un Fante di pentacoli che avevo già qui e un 4 di bastoni. È come se non vi rendeste conto di quale potrebbe essere il disegno più grande della vostra vita piuttosto che della relazione di coppia che state vivendo. Anche lì dipende se siete single o no. Andiamo a vedere questa sacerdotessa. Sole. Sì, ragazzi, è come se avessi bisogno di una guida, perché il sole al contrario mi dice che non avete le idee chiare, che è come se mancasse... E difatti c'è anche il papa, papà e papessa. Qui è come se avessi bisogno di un indirizzo, di una guida. O, considerato che comunque abbiamo due Fante di pentacoli e 3 volte la sacerdotessa, potrebbe essere interessante per voi, per migliorare o per uscire da questo momento un po' difficile che vedo qui all'inizio, studiare, conoscere, apprendere, imparare, leggere. Tenete sempre presente che la conoscenza espande la coscienza, quindi più uno impara, più uno apprende, più uno legge, più uno si fa certe domande, più aumenta la comprensione e la consapevolezza del mondo circostante, di come funzionano le relazioni, del perché di certe reazioni. Andiamo a vedere la forza qui un attimo, vediamo a che cosa fa riferimento. 9 di pentacoli. Qui ci potrebbe essere, ragazzi, un tema legato al lavoro e alla vostra indipendenza economica, soprattutto se per caso avete perso il lavoro e ne state cercando uno. Credo che sia molto forte, o se volete anche cambiare, perché magari lì non guadagnate bene. C'è come un qualche tema al di là della situazione romantica che vi tiene impegnati in questo mese. Adesso entriamo nella ciccia della lettura. Allora, per i single, potrebbe essere che qualcuno qua vi deluda o vi abbia già deluso, ed è per quello che iniziate a dire basta, adesso penso solo a me. È come se qualcuno non vi avesse dato il giusto valore, ed è da lì che secondo me nel mese di febbraio inizierete a dire ok, basta, ricerca spirituale, lavoro interiore, mi faccio nuove amicizie, cerco di imparare cose nuove, il Fante di pentacoli che avete ripetuto 2 volte, ed è come il ricercare da dove arriva magari la paura, l'insicurezza. Tenete presente che avete un 5 di pentacoli, fa riferimento alla dipendenza affettiva o economica, finendo con un 9 di pentacoli al contrario, anche quella parte parla
di una ricerca della indipendenza. È come se doveste prendere il toro per le corna e iniziare veramente ad agire per voi, fondamentalmente. Anche se siete in coppia, adesso poi ci arrivo. Allora, ritorniamo un attimo ai single. La visione che vi manca, secondo me, di insieme è che nonostante si sia fidanzati, si sia conviventi o sposati, è importante mantenere all'interno della relazione di coppia una propria individualità. Queste sono proprio le carte delle persone autonome, delle persone indipendenti, sia l'eremita che il 9 di pentacoli. Quindi è come se doveste lavorare su questa indipendenza, il che non vuol dire solo una indipendenza economica, ma anche una indipendenza emotiva, cioè io non posso pretendere che sia l'altro a riempire i vuoti emotivi che io sento, ok? Soprattutto quando neanche io so da dove arrivano. Quindi anche per quello che c'è questa introspezione, questa voglia di approfondire certi temi sulla crescita personale, sulla crescita spirituale. Il che non vi impedirà di conoscere una persona interessante. Ragazzi, potrebbe essere più giovane di voi, questo ve lo dico, eh, o più giovanile, come avere più grinta, se vogliamo, di voi. Fate attenzione, se è più giovane, a non entrare nel ruolo di mamma o di papà, ok? Ed è per quello che è l'indipendenza, e quella è la cosa importante in questa lettura, cioè anche se avete di fianco a voi una persona più giovane, non tramutatevi nei loro genitori, perché devono imparare a crescere, devono imparare anche loro a essere indipendenti all'interno di una relazione, e anche voi. Non potete avere sempre qualcuno da controllare o piuttosto da guidare, ma è giusto che ognuno dei due sviluppi il proprio essere, la propria mente, in modo che poi ci si confronti, ci si possa confrontare in un modo paritario. Per chi è in una relazione, ragazzi, allora, qui ci sono varie letture. Allora, se siete in una relazione da poco tempo, sento che è come se fosse ora di recuperare un pochettino il tempo, nel senso che è come se fosse ora di mettere carne al fuoco all'interno della relazione. Questo, ripeto, non vuol dire perdere l'indipendenza, ma creare un progetto comune, creare qualche cosa insieme. Serve anche per smuovere un pochettino la routine. ehm, e vi dico, nuovi corsi, nuovi eventi sociali, nuovi... mi parlano di i banchetti di beneficenza, ho sentito proprio, quindi potrebbe essere anche quello uno stimolo eventualmente per la coppia. Nel caso siate in una relazione da tantissimo tempo, allora io qui sento che le cose sono un po' sedute, ok? Nel senso che uno dei due partner ho come la sensazione che in camera da letto sia un po' troppo superficiale, se vogliamo, intermittente. Ho come l'idea che smuovendo quel lato della relazione già si faccia molto per migliorare la relazione. Anche qui devo dire che potreste studiare delle tecniche particolari per sedurre il compagno o la compagna, potrebbe venirvi bene un corso di tantra, insomma, ho come la sensazione che si debba un po' riaccendere la fiamma in quel senso lì, e se non è nel senso di passione fisica, è una passione a livello di hobby, qualcosa che appassioni tutti e due, qualche cosa che possa darvi un obiettivo, una direzione comune, io sento. È come se ci fosse da uscire da una certa zona di comfort, o appunto da una certa routine, da un certo ménage. E se l'altra persona non vi viene incontro, non è propositiva, cercate voi anche proprio su qualche libro, appunto anche online, cercate come dei modi per dare di nuovo
quella scintilla che manca alla relazione. Devo dire che per una parte di voi che siete già in coppia da un po' di tempo, ehm, ho come la sensazione che o potrebbe esserci un ufficializzare la relazione o addirittura, ragazzi, potrebbe esserci un matrimonio. Io credo che l'altra persona non sia di quelle che fa le grandi proposte in ginocchio con l'anello in mano. No, non credo. Penso che sia più una di quelle persone che ve lo fa capire tra le righe, che insomma, è per quello che dico, studiate voi un modo per portare a galla certe cose, no? Perché magari l'altra persona è un po' timida, non osa fare questo passo perché vi vede un po', come vi posso dire, focalizzati su di voi, come vi dicevo all'inizio, e quindi potrebbe esserci qualche dubbio da parte dell'altro, sarà ancora innamorato come prima, non lo sarà, insomma, è come se venisse fuori la possibilità, per voi che siete in coppia da molto tempo, di fare il passo successivo all'interno della relazione. Mm? Per adesso non sento bimbi. Anzi, devo dire che se uno dei due non vuole figli, è un argomento da affrontare al più presto. Perché io qui ho come la sensazione, in realtà la sensazione che ho è che qualcuno di voi due, o qualcuno di voi che sta ascoltando, non possa avere figli. E quindi questo è un tema piuttosto delicato, ma che comunque va affrontato. Eh, per quello che riguarda le persone che sono in una relazione non definita, più o meno ni, anche qui io ho l'idea che dobbiate sviluppare un po' di più la vostra indipendenza senza stare troppo ad aspettare quello che dice l'altro, quello che fa l'altro. È un po' come se doveste prendere voi in mano le redini della situazione, è un po' come se doveste dirigere la relazione dove volete voi. Ehm, però io ce l'ho proprio chiaro, sia il 5 di Pentacoli all'inizio che il 9 di Pentacoli potrebbe essere una relazione codipendente, ragazzi, quella che state vivendo con la vostra persona di interesse, o che comunque non vi lascia liberi, non vi lascia godervi la relazione, soprattutto se adesso fatemi vedere un attimo. Sì, potrebbe effettivamente essere che l'altra persona abbia già una storia in piedi, per qualcuno, non per tutti. Per qualcuno è complicata così di suo, per qualcun altro è complicata perché c'è già una realtà in piedi. Però tutto sommato, secondo me, devo dire che aprendo il cuore ci sarà una sorta di compassione, di conseguenza di comprensione dell'altro o dell'altra, e questo però non vuol dire che starete zitti su quello che non vi piace. Ok? Cioè nel senso, posso capire che tu abbia questo tipo di problema, però a me fa star male, però non sono disposto o disposta ad accettarlo per tanto tempo, però X, Y e Z. Ho l'idea che dobbiate parlare chiaro qua, in qualsiasi delle tre categorie, diciamo così. Siate, soprattutto se conoscete una persona nuova e se c'è questa persona di interesse in una relazione non definita, sento che è proprio il caso di parlar chiaro, di essere onesti, mi viene da dire. Andiamo a vedere uno di questi oracoli. Uff, separazione, tristezza, futuro insicuro, qualcuno che vi manca e dice thinking about you, pensandoti sarebbe. Hmm. Bah, io non vedo lune però.
Potrebbe essere più il fatto del separiamoci per trovare la nostra indipendenza, che non è una separazione nel senso di la storia finisce, ma vado a farmi un viaggio per un tempo, per conto mio, faccio un lavoro per conto mio, frequento un hobby per conto mio perché ho bisogno di rifare un po' il punto della situazione, no? Devo capire come sviluppare la mia indipendenza senza togliere spazio alla coppia magari o cercando di definire un progetto di coppia magari. E poi qui abbiamo non abbastanza. Qui mi parla di qualcuno che è frustrato in una relazione ed effettivamente io qua lo vedo, ragazzi, soprattutto con questo cavaliere di pentacoli al contrario. Autosabotaggio, gelosia, qui c'è come dell'insicurezza, è per quello che bisogna anche forse appunto parlare chiaro, c'è come bisogno di portare le cose alla luce del sole. Andiamo a vedere l'I Ching che cosa vi dicono. Vi dirò un'altra cosa. Io non vedo separazioni, nel senso di rotture di matrimonio piuttosto che di coppia. È più una separazione da un punto di vista introspettivo. Ma vi dico che ho come la sensazione che potreste aver bisogno, ma giustamente perché abbiamo anche la sacerdotessa qui, di una guida, di qualcuno che vi faccia capire il punto di vista dell'altro, di qualcuno che vi dia la possibilità di magari vedere le cose da un'altra prospettiva, che non è né la vostra né quella della vostra persona di interesse, ma è un terzo punto di vista. Come se avessi bisogno di questa persona, di questa guida per vedere il disegno più ampio, il disegno completo, mi viene da dire. Ama te stesso, carta numero 42, la paura dell'amore, carta numero 26. Nel libro viene chiamato l'accrescimento, la carta numero 42, e la spiegazione dice: tutti gli sforzi, tutti i sacrifici che vengono fatti a favore degli altri sono garanzia per noi di gratitudine da parte dei beneficiati e di gioia comune. Quando si stabiliscono questi legami, in questa atmosfera fervida, si può benissimo accingersi a qualche impresa impegnativa e anche i lavori rischiosi riusciranno. Facendo il bene agli altri si creano condizioni che tornano anche a nostro favore ed è naturale, noi potremo sempre contare sulla solidarietà dei beneficiati. Sì, c'è qualcuno una volta disse ama il prossimo tuo come te stesso e, è da intendere nelle due sezioni, cioè ama gli altri come ami te. Se io non sono capace ad amare me, non posso amare neanche gli altri. E allo stesso tempo dai un valore agli altri, amali come dai un valore a te, come ami te stesso. Carta numero 26, la paura dell'amore, che nel libro viene tradotto come la grande forza domatrice. E la spiegazione è la seguente. Per avere grande forza d'animo, una potente personalità, è necessario amore per la verità e uno sforzo quotidiano per migliorare. Qui avete la forza, ragazzi. E rinnovare il carattere. Gli uomini veramente forti sono uomini sinceri e dal carattere limpido, senza contorcimenti ambigui. Non hanno nessun bisogno di nascondere la verità, perché non la temono, la amano, anzi la ricercano sempre. Un uomo che avesse tale forza creativa, tale forza d'animo, farebbe male a rinchiudersi in casa, nella sua stretta cerchia, zona di comfort. C'è molto bisogno di persone come lui al mondo e la sua opera sarebbe apprezzata e riconosciuta anche in alto, fra i capi. Stando così le cose, egli potrà benissimo affrontare anche incarichi gravosi e impegni di responsabilità. Wow, ragazzi, l'indipendenza per sviluppare se stessi, la propria volontà, il proprio potere personale, terzo chakra.
Sono tutti temi che comunque spiego nella sezione degli abbonati, in modo molto approfondito. Bene, fatemi sapere nei commenti ragazzi come vi risuona la lettura. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video o lasciate anche una piccola donazione se vi fa piacere. Per iniziare un percorso di crescita personale con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, che è un lavoro personalizzato, oppure, come vi ho accennato prima, potete abbonarvi al canale. E nella sezione degli abbonamenti tratto vari temi, sono tutte le cose che io ho imparato e che ho affrontato durante il mio percorso di vita, le ho riunite e le ho messe a disposizione vostra. I titoli dei video comunque sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist Lilla e dare un'occhiata, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!